Bentornati in soffitta! Il legame che intercorre tra il cinema e il fumetto è fortissimo. Basti pensare alle parole, inquadratura e sceneggiatura che le due arti usano in comune. E oggi questo rapporto è presente più che mai. Pensate ad esempio al Marvel Cinematic Universe o alle tantissime serie Netflix. In questo podcast, puntata dopo puntata, scopriremo insieme i film che sono nati dalle costole dei fumetti italiani, tutti rigorosamente stracult, come è tradizione della soffitta. E prima di tuffarci nel mondo di Satanic, il personaggio a cui è dedicata questa puntata, voglio ringraziare l'amico Francis Allebi che ne ha scritto il testo. Satanic è un fumetto italiano del 1964 appartenente al genere dei fumetti neri, scritto dal mitico Max Bunker e disegnato dal grandissimo Magnus. Il fumetto si distingue dagli altri del suo genere per la massiccia presenza di elementi soprannaturali ed horror, che erano assenti negli altri più realistici quali Diabolic. Satanic fu presente nelle edicole per 10 anni. La pubblicazione si concluse nel 1974 tra le molte polemiche che circondarono questa produzione, più di ogni altro fumetto nero dell'epoca. Eppure esso ha goduto di numerose ristampe ed è ancora considerato un classico dagli appassionati. Ma passiamo alla trama. La vita di Marnie Bannister è un incubo, è un'esistenza triste, drammatica, angosciosa. Nonostante lei sia una brillante biologa e chimica ed avendo conseguito un dottorato di ricerca a soli 25 anni, viene disprezzata e ridicolizzata praticamente da tutti quelli che la circondano a causa delle sue povere origini e per un angioma che le sfregia brutalmente il viso. Terza figlia di un alcolizzato di una casalinga dalla mentalità chiusa, Marnie vive ancora in famiglia insieme alle sue bellissime sorelle Dolly e Lydia che le mancano continuamente di rispetto a causa del suo aspetto antiestetico e la trattano malissimo. Spinta al limite dagli abusi, Marnie cerca un siero, ampliando le ricerche del pazzo alchimista Masopust. Dopo aver bevuto il siero ed essere passato attraverso una dolorosa e orribile trasformazione, Marnie, alla fine dell'infernale esperimento, si ritrova ad essere una splendida, seducente e sensuale ragazza dai capelli rossi. L'angioma che sfigurava il volto di Marnie la faceva sembrare anche molto più vecchia dei suoi 25 anni, ed è solo dopo questa trasformazione che ella dimostra effettivamente la sua età. Inebriata dal suo nuovo aspetto e piena di rancore verso il mondo, Marnie decide di trarne il massimo vantaggio, dandosi il nome di Satanic e iniziando una vita di crimine e di ricerca del potere che lascerà dietro di sé una scia di cadaveri. La sua vendetta inizierà proprio dalla sua famiglia, perché lei si libererà dai suoi odiosi parenti, sorelle e genitori. Le sue sorelle in particolare moriranno in una maniera atroce e spaventosa. Una parte considerevole delle vittime di Satanic saranno, di volta in volta, uomini d'affari corrotti, squallidi pervertiti e in generale esempi terribili di umanità degradata, priva di scrupoli. Infatti accade abbastanza spesso che Satanic si trovi di fronte ad altre persone poco raccomandabili che perseguono la stessa cosa che lei sta cercando di ottenere. Il mondo rappresentato in questo fumetto è un luogo sporco, dove né le persone buone né quelle cattive riescono a vivere veramente bene. Satanic preferisce usare l'inganno, l'intrigo, la seduzione per ottenere ciò che vuole, ma è anche un'abile lottatrice ed ha un'ottima mira. Satanic è una femme fatale, una mangiatrice di uomini che non ha problemi a usare la seduzione e persino il sesso per manipolare la sua preda. Satanic è una ragazza che ammalia gli uomini con la sua bellezza mozzafiato e il suo corpo voluttuoso. Da una dark lady come questa non ci si può stupire che faccia uso della magia nera e dell'alchimia. È un dato di fatto che Marnie sia un'abile chimica, nonché una potente strega e non ha problemi a combinare le due cose. Sì, Satanic pratica la magia nera ed uccide sia gli innocenti che i colpevoli per ottenere quello che vuole e di tanto in tanto coltiva i piani per governare il mondo, anche se tende a perdere interesse per tali piani abbastanza rapidamente. Anche Satanic, come Diabolic e Criminal, ha il suo acerrimo nemico, la sua nemesi, ovvero il tenente Trent.
Trent tiene molto al suo compito e non rinuncia mai alla caccia di Satanic, cerca di seguire ogni sua mossa e la scopre perfino quando lei organizza la sua finta morte per diventare una star del cinema. Ciò non di meno, anche se ciò potrà sembrare piuttosto singolare, i due, Satanic e Trent, fanno squadra più spesso di quanto entrambi possano pensare. Bernie Satanic fa innumerevoli tentativi per uccidere Trent, ci va persino vicina parecchie volte, ma Trent è ancora vivo alla fine della serie. Lei invece, pur essendo passata attraverso molti episodi in cui muore e resuscita o in scena finte morti, nell'ultimo numero, il 231, scompare per sempre. L'atteggiamento di Bernie Satanic può essere interpretato come quello di una donna giovane, intelligente e intraprendente, che è stufa di tutti gli abusi che ha ricevuto e si scaglia contro il mondo che l'ha maltrattata, con l'illusione che questo la farà sentire meglio in qualche modo. E a questo proposito vorrei conoscere anche la tua opinione. Scrivimi in un commento che cosa ne pensi e se il video ti sta piacendo non dimenticare di farmelo sapere con un like. Il film basato sul fumetto di Satanic uscì nel 1968 diretto da Piero Vivarelli, un regista noto per i suoi musicarelli. Anche in questo caso ci si trova di fronte a una bella infedele, nel senso che il film può avere anche tutte le attrattive possibili, ma il fumetto al quale fa riferimento è poco considerato. Nella pellicola, Marnie Bannister, la stupenda Magda Konopka, non è più una ragazza con un viso deforme, con due genitori senza cuore e due sorelle che la trattano come spazzatura. Sullo schermo ella rimane una scienziata, ma anziana, con un aspetto disgustoso in quanto anche lei, come nel fumetto, ha una ripugnante escrescenza sul volto. Differentemente dal suo alter ego a fumetti, lei è senza famiglia. Bernie è una biochimica, collaboratrice nelle sue ricerche del noto professor Graves. Quest'ultimo ha sperimentato un siero capace di ringiovanire i tessuti di organismi animali. Nonostante il professore con cui lavora le dica che la miscela che hanno inventato per ringiovanire le cellule funzioni, certo, sugli animali ma li rende aggressivi, Bernie vuole a tutti i costi sperimentarlo su se stessa. Per questo uccide il professor Graves prima di ingerire l'intruglio, compiendo il suo primo gesto feroce. La pozione del professor Graves la trasforma nella ragazza più sexy e conturbante della città, con un corpo da dea capace di far perdere la testa ad ogni uomo. Bisogna dire però che, proprio come nel fumetto, gli effetti del siero sono temporanei, il che può essere molto fastidioso quando ci si trova con un amante nel bel mezzo di un amplesso. Bernie, ora diventata Satanic, usa la sua bellezza procace per sedurre uomini ricchi e individui che operano ai margini della legge. La storia ha il suo inizio in Spagna per poi proseguire nei casinò della Svizzera. Bernie infatti diviene l'amante di un boss della malavita, coinvolto in un traffico illecito. Nel film si parla genericamente di merce, ma più concretamente deve trattarsi proprio di droga, ed è un uomo che gestisce una sala da gioco. Vi sono scene iconiche nel film, come il sensuale ed eccitante spogliarello di Satanic nel locale dei criminali e la sua lotta, corpo a corpo, con un'altra ragazza che indossa solo una succinta sottoveste. A motivo dei suoi errori, però, Satanic si trova ben presto sia la polizia, il sempre presente tenente Trent, che i gangster alle calcagna. La bella e perfida Bernie Satanic correrà senza sosta fino ad incontrare il suo tragico destino. Il film, come altri tratti dai fumetti, può risultare anche piacevole se non si hanno aspettative elevate. La trama e la sceneggiatura sono entrambe scontate, ma c'è il fascino di Magda Konopka che rende tutto godibilissimo. I suoi occhi da gatta sono irresistibili e cliccando sul video accanto potrai scoprire tante curiosità su un altro personaggio veramente cult.